Quando ti trovi davanti due persone sotto shock che ti raccontano di essere state rapite da creature aliene e sottoposte ad esami clinici, non puoi non fermarti ad ascoltarle, soprattutto se nei loro occhi leggi il terrore. Queste parole furono pronunciate da Tom Huntley, capo degli investigatori di polizia di Pascagoula nel Mississippi. A cosa si riferiva? La sera di giovedì 11 ottobre del 1973, verso le 18, Calvin Parker e Charles Hickson, dopo aver finito il loro turno di lavoro al cantiere navale, tornarono a casa per ritirare l'attrezzatura da pesca per spostarsi, pochi minuti dopo, nel vecchio cantiere navale nell'East River con l'intenzione di pescare. Davanti ad una luminosa luna piena, i due lanciarono le loro lenze e aspettarono pazientemente che qualche pesce abboccasse. Passati pochi minuti avvertirono un ronzio penetrante e videro delle luci blu lampeggianti davanti a loro. Nemmeno il tempo di capire che cosa stesse accadendo che un enorme oggetto ovale, grande quanto un campo da football, si rivelò a poca distanza dai due. Sormontato da una cupola, il velivolo si librava a circa 1 metro dal terreno. La luminosità dell'oggetto sconosciuto crebbe d'intensità, accecando Parker e Hickson. Dal velivolo si aprì un portello e 3 esseri ne uscirono galleggiando. Velocissimi raggiunsero i due colleghi e li afferrarono paralizzandoli. Parker dichiarò in seguito che al tocco delle misteriose creature si rilassò in maniera istantanea quanto inaspettata. I due furono condotti all'interno dell'UFO. Chi erano i rapitori? Secondo le dichiarazioni di Parker e Hickson, le creature erano alte circa 1,50 m e non avevano né occhi né bocca. La loro pelle era ruvida e di colore chiaro. Avevano 3 protuberanze al posto di naso e orecchie. Non avevano collo e possedevano 2 chele al posto delle mani. Diedero l'impressione di essere dei robot e non delle creature in carne e ossa. I due colleghi furono fatti sdraiare sopra dei lettini e sottoposti ad alcuni esami medici anche mediante l'utilizzo di un occhio meccanico a forma di palla da rugby. Dopo circa 20 minuti furono rilasciati sulle rive del fiume. Parker raccontò anche di aver visto una creatura umanoide femminile molto simile agli umani che dirigeva le operazioni. Ripresisi dallo stordimento, i due rimasero in macchina per quasi un'ora, terrorizzati. Non sapendo cosa fare, decisero di rivolgersi ai militari della base di Kessler, ma ricevettero un secco rifiuto con la motivazione che l'USAF, l'aeronautica militare degli Stati Uniti, non si occupava di rapporti sugli UFO. Così Parker e Hickson si rivolsero allo sceriffo della contea di Jackson. Dopo aver ascoltato la storia, lo sceriffo Fred Diamond uscì dalla stanza lasciando acceso un registratore all'insaputa dei due. Nell'idea dello sceriffo c'era l'intenzione di ascoltare la conversazione dei due amici che, pensando di essere inascoltati, si sarebbero traditi confessando di essersi inventato tutto. Con grande sorpresa di Diamond, Parker e Hickson continuarono a narrare i particolari del rapimento con voce sempre più tremante. Nemmeno questo particolare servì per dare credito alle parole dei due amici. Così, stressati dal fatto di non essere creduti, decisero di sottoporsi alla macchina della verità. L'esame fu poi condotto soltanto su Hickson, che superò la prova. Disse la verità. Nei mesi successivi i due si sottoposero anche a ipnosi regressiva, dove il loro racconto si arricchì di particolari. La storia del rapimento arrivò alle redazioni dei giornali e diventò, diremmo oggi, virale. L'attendibilità dei testimoni e le strane circostanze in cui si era verificato il rapimento convinsero il dottor Joseph Allen Hynek, consulente del progetto Blue Book e ideatore della classificazione dei 3 incontri ravvicinati di primo, secondo e terzo tipo, ad indagare. Ricordiamo che l'USAF mise a capo del progetto Blue Book Hynek con lo scopo di demolire ogni caso di avvistamento UFO. Hynek però, dopo aver esaminato una mole impressionante di casi, si convinse che il fenomeno UFO era reale e andava indagato con serietà. Il suo giudizio sul caso Pascagoula fu comunque positivo. Secondo lo scienziato, Parker e Hickson avevano veramente vissuto un'esperienza terrificante ed erano sinceri. Una conferma alla storia di Pascagoula arrivò nel 2001 con una dichiarazione di Mike Cataldo, sottufficiale capo della Marina americana in pensione. L'uomo dichiarò che la sera dell'avvistamento di Pascagoula, mentre si trovava nelle vicinanze del cantiere navale, vide un oggetto corrispondente alla descrizione fatta da Parker e Hickson.
A distanza di molti anni, il caso Pascagoula rimane uno dei più attendibili e documentati. Anche se il rapimento fu simile a molti altri nello svolgimento, rimane l'anomalia relativa ai rapitori, alieni di forma singolare che si aggiunsero ad alimentare un bestiario di creature bizzarre associate agli UFO.